Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi scopriremo insieme alcune curiosità legate alla festa degli innamorati, San Valentino. San Valentino è la festa degli innamorati e la data in cui si festeggia è il 14 febbraio. Ha origini antichissime e venne istituita ufficialmente nel 496 d.C. da Papa Gelasio I. Si racconta che il 14 febbraio dell'anno 496 Papa Gelasio I avesse celebrato una messa per tutte le coppie di fidanzati di Roma che si sarebbero sposati entro l'anno e che alla fine della messa i fidanzati avrebbero sfilato di fronte al Papa, che avrebbe benedetto la loro unione donando loro una rosa, compiendo e ripetendo il gesto fatto da Valentino 250 anni prima e dando origine alla festa degli innamorati. Si racconta appunto, si trattava di un gesto di convenienza. Il vero scopo del pontefice non era quello di creare un santo protettore degli innamorati, ma bensì di fare sparire una festa pagana che diventava sempre più imbarazzante e poco congrua alla moralità cristiana. La festa dei Lupercali era infatti una festa dedicata alla lupa che aveva allattato i fondatori di Roma ed era celebrata in onore del dio romano della fertilità Luperco a metà febbraio. Il 15 febbraio era il giorno dedicato ai riti per la fertilità. Una giornata che prevedeva festeggiamenti senza freni. Vi erano persone che correvano nude attorno al Colle Palatino e che si univano a partner casuali per onorare Luperco, ma anche sacrifici animali e spargimenti di sangue per la città. Tra le usanze pare ce ne fosse una molto particolare. Era di buon auspicio per le donne scendere in strada e farsi frustare da gruppi di giovani uomini devote al selvatico fauno Luperco, armati di fascine di rami strette da spaghi e per l'occasione completamente nudi o comunque in abiti molto succinti, un gonnellino di pelle stretto sui fianchi. Anche le donne in dolce attesa si sottoponevano volentieri al rituale, convinte che avrebbe fatto bene alla nascita del bambino. Papa Gelasio I decise quindi di annullare la festa pagana, decretando il culto per il santo patrono dell'amore e anticipando il tutto di un giorno. Ecco perché si festeggia San Valentino il 14 di febbraio. Esistono altre leggende legate al San Valentino. Si racconta che Valentino era un prete romano vissuto nel III secolo d.C. e in quel periodo l'imperatore Claudio II aveva impedito la celebrazione dei matrimoni perché riteneva che gli uomini sposati fossero dei cattivi soldati. Così il santo iniziò a celebrare matrimoni in segreto. A causa di ciò Valentino fu condannato a morte. Sempre secondo quanto si narra, proprio in carcere Valentino si innamorò della figlia del carceriere e il giorno prima della sua esecuzione, il 14 febbraio, le mandò una lettera d'addio firmata dal tuo Valentino. Molte fonti concordano con il fatto che il culto di San Valentino sia stato portato nel cuore dell'Europa medievale, in Francia e in Inghilterra, dai monaci benedettini. Una credenza popolare medievale voleva che la stagione dell'amore dei volatili iniziasse proprio il 14 febbraio, giorno di San Valentino. E in epoca medievale si usava festeggiare il 14 febbraio con una celebrazione che aveva i caratteri di una vera e propria cerimonia. Uomini e donne, solitamente di alto rango, accorrevano e davano luogo a un'estrazione di bigliettini che avrebbe decretato la scelta per le coppie del ballo. Per rendere visibile l'esito del bigliettino avrebbero dovuto porlo sulla manica del proprio abito.
In realtà, il merito moderno di aver consacrato San Valentino come patrono dell'amore è da attribuire a Geoffrey Chaucer, l'autore dei Racconti di Canterbury, che alla fine del Trecento scrisse in onore delle nozze tra Riccardo II e Anna di Boemia The Parliament of Fowls, il Parlamento degli Uccelli, un poema in 700 versi che associa Cupido a San Valentino. In seguito, il 14 febbraio del 1400, vi fu la fondazione a Parigi dell'Alto Tribunale dell'Amore, un'istituzione ispirata ai principi dell'amor cortese. Il tribunale aveva lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti d'amore, ai tradimenti e alla violenza contro le donne. I giudici venivano selezionate in base alla loro familiarità con la poesia d'amore. Vi erano anche le valentine, i biglietti d'amore che si scambiavano gli innamorati, così chiamati in Inghilterra e in Francia. La più antica valentina di cui si è rimasta traccia risale al 1415 e fu scritta da Carlo d'Orléans, all'epoca detenuto alla Torre di Londra, dopo la sconfitta della battaglia di Agincourt. Carlo si rivolge a sua moglie con le parole: «Sono già malato d'amore, mia dolcissima Valentina». Il video di oggi è giunto al termine. Vi auguriamo un buon San Valentino. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!